Buongiorno e benvenuti sul campo della società sportiva dilettantistica rionese in quel di Chiusi, provincia di Siena. Già campione d'Italia nel 2019 del circuito Opes Cancio a 7. Oggi siamo sul campo ospiti di Michele Lisci, il presidente della società sportiva appunto rionese, dove in una routine di ispezione sulla qualità della manutenzione ed eventuali lavori di ripristino sui dettagli del campo siamo qui a fare un sopralluogo tecnico. Lascerei però a questo punto la parola a Michele Lisci che vi spiega un pochino qual è stato l'ABC iniziale, che non si è limitato a semplicemente fornire un manto di erba sportiva come attuale agente e rappresentante della Domo Sport Grass. Però Michele, lascio la parola a te. Grazie Gianni, bentornato. Grazie a te. Sul nostro impianto, è sempre un piacere poterti avere qui con noi. Grazie. Perché grazie a te che siamo riusciti a costruire questa meraviglia, ricordandoci come era prima obiettivamente, e la tua esclamazione di quel famoso giorno viene veramente da sorridere. È stata una cosa molto particolare, grazie a te che ci hai guidato in tutte le fasi di questa realizzazione. Siamo riusciti a costruire questa cosa partendo, diciamo, dalle famose linee guida che ci hai poi fornito. Sì, che poi sono FIFA. Quelle della FIFA, perché esatto. Il campo è un pochino più piccolo di un campo a 11, ma ha rispettato rigorosamente i parametri sia dei sottofondi, dei drenaggi, delle pendenze, ma anche della giocabilità, la risposta allo shock, il rotolamento, la palla e quindi anche lo sliding di un campo FIFA professional. E questo fu una cosa che, come ti ricordi, ci conquistò subito, perché noi da appassionati abbiamo creato questo impianto proprio con l'amore di questo sport, e quando te ci proponesti questa possibilità la cogliemmo al volo, benché fosse sicuramente non la più economica. No, quello no, però posso dire, Michele, che è una scelta che alla lunga ripaga, nel senso che ci sono diversi modi di approcciare a questo lavoro. Fare il semplice venditore di un manto, rappresentare un'azienda, presentare un prodotto, un listino e finire lì, perché si dice il mio ruolo è solo quando stendete il manto. Il manto in realtà, se guardiamo, è vero che è la superficie in cui si svolge poi il gioco, no? Sì. Tutto il grosso del lavoro, però è vero che nella sua componente il campo ha dei ruoli molto più importanti che non si vedono, che sono il sottofondo, la massicciata, le pendenze, tutte quelle cose che, se vengono fatte a regola d'arte, ti permettono di avere, anche dopo la famosa bomba d'acqua, esatto, dopo 15 minuti il campo giocabile, e quindi una possibilità di utilizzare il campo molto più ampia rispetto a un campo che invece rimane allagato, o peggio ancora d'inverno allagato e ghiacciato. Esatto. Il che poi oltretutto un errato rapporto di intaso, quindi gomma, sabbia, altezza del filo, può far sì che un campo sia o troppo morbido o troppo duro. In entrambi i casi andiamo incontro a tutte quelle che sono le famose patologie tendinee, fino ad arrivare a microtraumi e alle microfratture. Tutto questo è evitabile con professionalità, competenza e delle scelte oculate sui materiali. È una cosa, come ben vi ho sempre detto fin dall'inizio, che voi avete seguito la lettera, la manutenzione. Certo. Che in Italia purtroppo ancora sull'erba sintetica tanti pensano che, siccome non è viva, non si deve annaffiare, non si deve tagliare, la manutenzione non è a zero. Non c'è nulla da fare, invece non è così. Puoi spiegarlo un po' tu i lavori che fate periodicamente, che controlliamo insieme? Dipende ovviamente da quanto il campo viene utilizzato, ma con più frequenza possibile prendiamo il nostro trattorino, con la spazzola che ci hai consigliato a suo tempo, passiamo il campo più volte in modo tale che manteniamo l'erba nella posizione, come abbiamo anche poi visto poco fa nel sopralluogo, nella posizione eretta come deve stare. Riusciamo a praticamente uniformare il manto dell'intaso in modo tale che il gioco sia uniforme, la risposta su tutta la superficie, e il pallone rotoli sempre in maniera nel modo omogenea, migliore che sia possibile. Certo. Perché lo vediamo che se ritardiamo di qualche giorno la manutenzione, già la palla non rotola più nello stesso modo, quindi è fondamentale, e è fondamentale anche per il discorso degli infortuni, perché la manutenzione che gli facciamo con la spazzola crea più morbidezza del fondo. Soprattutto anche durata all'investimento, perché il campo poi dura a lungo. Non è raro, mi capita spesso di vedere in giro per l'Italia società sportive che fanno dei mutui, dei prestiti, hanno ancora 2 o 3 anni da pagare il mutuo e il campo è già da buttare via perché non è stata fatta la manutenzione. Sì.
Quindi direi che su queste parole possiamo concludere in maniera positiva questa esperienza. Abbiamo un po' toccato tutti i parametri, quindi qualità dei sottofondi, qualità del manto, qualità della posa, della manutenzione e ovviamente poi un buon rapporto anche da cliente, si diventa amici. Sicuramente, Bene. come nel nostro caso. Bene Michele, io che ti dico, rinnovo la mia disponibilità, ci rivediamo tra qualche mese per il prossimo ciclo di manutenzione. Certamente. Buon lavoro. Grazie. E di nuovo grazie alla società sportiva dilettantistica rionese e che magari sia in futuro campione un'altra volta. Ci riproveremo sicuramente. Grazie Grazie Michele. Grazie. Grazie a te. Ciao.